Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo sul banco una scheda di una caldaia Saner Dual. Sto facendo questo video perché in pratica su questa scheda è esploso l'oscillatore switching che va a switchare sul trasformatore per dare il secondario. In pratica quando salta questo componente la scheda non si accende, è morta. Perché? Perché questo componente, come ho detto prima, switcha per dare una tensione sul secondario, in cui possiamo vedere qui che abbiamo questo diodo che sicuramente è l'uscita del secondario dopo il trasformatore. È un diodo rapido, la parte di sotto non ci sono componenti. L'unico diodo che vedo come uscita dopo il trasformatore è questo qua. Allora, su questa scheda si nota il condensatore gonfio, che è un condensatore da 400 volt 22 microfarad, e l'oscillatore esploso. Eccolo qui, questo qua. Adesso andiamo a rimuovere entrambi, andremo a testare il ponte diodo, che sono questi 4 diodi, e andremo poi a vedere l'entrata della 220 volt. In realtà ho già segnato con un pennarello qual è l'entrata della 220 volt, ma vi farò vedere come fare il test per rilevare l'entrata della 220 volt. Nel frattempo andiamo a togliere una, due, e direi di togliere anche questo condensatore che molto probabilmente sta tra GND e VCC per l'alimentazione al power dell'oscillatore. Quindi andiamo a togliere anche questo e lo andiamo a testare. Come dicevo prima, sto facendo questo video proprio perché quando esplodono questi oscillatori è un problema andarli a rilevare. Perché? Perché essendo esploso la sigla si trova sulla parte di sopra dell'oscillatore, di conseguenza diventa un problema andarlo a rilevare. In questo caso devo ringraziare una persona che fa parte del gruppo dei riparatori su WhatsApp, che è Papaleo di Lecce, quindi lo ringrazio per avermi fornito il codice dell'oscillatore. Ovviamente noi andremo a fare dei test per vedere se effettivamente lui è compatibile con il socket della scheda. Come faremo questo test? Andremo a comparare il datasheet di questo oscillatore con i piedini della PCB. Come dicevo, ringrazio Papaleo per avermi fornito il codice di questo oscillatore è ICE 3B0565. Comunque vi lascio stampato. Bene, adesso andiamo a rimuovere questi 3 componenti. Faccio vedere il condensatore, come si vede che è gonfio. Andiamo a vedere il ponte diodo. Ok, perfetto. Adesso, scambiando i puntali, non deve dare nessuna giunzione. Aperto, ok? Perché nei diodi la corrente scorre solamente in un verso. Questi 4 diodi comunque formano il famoso ponte diodi, ponte di Grace, ok? Quindi i ponti diodi sono ok. Adesso, come vi ho detto prima, per rilevare dove bisogna alimentare la scheda 220 volt possiamo far riferimento su questi 4 diodi.
perché come vi ho detto prima la corrente nel diodo scorre solamente in un verso, il verso dove è tratteggiato, non so se si riesce a vedere, dove ci sono i trattini sul diodo, è il verso in cui è l'anado, cioè la parte positiva. Infatti qui c'è anche più, quindi da qui non può scorrere la corrente, ma solo da questa parte, ok? Quindi automaticamente la 200 volt che arriva da qui deve entrare da questo lato del diodo, e siccome i positivi sono posti tutti da un lato, andremo a vedere da questo lato dove bippa. Questo è uno dei piedini. Questo non bippa. E questo è l'altro. Quindi questi due diodi centrali vanno su questi due piedini qua, in cui posso collegare la 200 volt. Scusate, sto senza voce oggi. Qui in pratica dovremmo avere il positivo, mentre da questo pin dovremmo avere il negativo. Difatti sui pin esterni abbiamo i due negativi, mentre questi i positivi. Sulla scheda ci abbiamo anche segnato il pin positivo. Andiamo a prendere un foglietto e andiamo a disegnare più o meno da scheda quali sono i piedini interessati, che ci interessano per rilevare se effettivamente l'oscillatore è quello giusto. Ovviamente questo test lo andremo a fare giusto per una nostra conoscenza, perché tra l'altro bisogna comunque rilevare sempre l'etichetta sull'oscillatore, sull'integrato. Allora andiamo a vedere un po' qual è il negativo. Adesso abbiamo visto che questo condensatore qua, questo è il negativo e questo è il positivo. Da qui possiamo andare a rilevare il negativo. Allora da qui abbiamo il pin 1, guardate un po' questo pallino qua che vediamo sull'oscillatore. Sulla sinistra, vista in questo modo in pratica, sulla sinistra abbiamo sempre il piedino 1, ok? Quindi in questo caso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il piedino numero 8 è il GND. Quindi sul numero 8 abbiamo il GND. Andiamo a vedere adesso il drain. E abbiamo trovato il drain sul piedino numero 5. Quindi questo è il drain, mentre invece per trovare la VCC possiamo far riferimento sul positivo di questo condensatore che abbiamo rimosso, che è il power dell'integrato, questo piedino che è il numero 7, quindi il numero 7 è VCC, mentre invece il numero 6 sembra che non sia collegato da nessuna parte, che è questo qua. Sì, infatti non è collegato da nessuna parte il numero 6. Il numero 2 sembra essere il feedback, perché va a finire su questo fotoaccoppiatore. Una volta che va a switchare l'integrato, sul secondario arriva una tensione che andrà sul piedino 1 e 2 del fotoaccoppiatore. Il fotoaccoppiatore si accenderà e di conseguenza dall'altra parte arriverà una tensione sul feedback, quindi il piedino 2 dovrebbe essere il feedback. Ovviamente questi riferimenti sono indicativi, ok? Poi andremo a vedere effettivamente il datasheet di questo integrato,
se effettivamente si trova in corrispondenza di questo disegno che sto facendo. Il numero 6, abbiamo detto che questo è 5, 6, 7, mettiamo qui sul numero 6 che non è collegato da nessuna parte NC, non collegato, ok? Adesso mi rimane il numero 1, il 2 abbiamo detto che potrebbe essere il feedback, 3 e 4. Il piedino numero 4 va a finire sul trasformatore che fa parte del drain. Numero 4 è anche drain. Scusate se con questi occhiali a lente graduata vedo male, mi devo avvicinare per vedere bene, e se mi avvicino troppo si vede la mia capoccia all'obiettivo. Ok, adesso ci rimane il numero 1 e il numero 3. Il numero 3 va a finire su queste resistenze qua, sono queste 3 resistenze SM di 1, 2 e 3. Il numero 1 anche va a finire sull'altra parte delle resistenze, quindi non le vado a segnare perché sicuramente saranno delle protezioni dell'oscillatore. Adesso prendiamo lo smartphone e andiamo a vedere sull'applicazione componenti piedinatura, così si chiama l'applicazione. Andiamo su ricerca e andiamo a scrivere ICE 3B 0565. Ok, abbiamo trovato e andiamo a vedere se effettivamente si trova. Vado a spegnere altrimenti non si riesce a vedere. Ok, abbiamo, possiamo ingrandire un po', abbiamo il GND su 8 e ce l'abbiamo, su 7 abbiamo VCC e ce l'abbiamo ed è ok, sul 6 abbiamo non collegato e ce l'abbiamo e ok, e sul 5 abbiamo il drain ed è ok, sul 4 abbiamo anche il drain, sul piedino 2 abbiamo il feedback e ci troviamo, e sul piedino 1 abbiamo la scritta soft che non so a cosa si riferisce, e sul piedino 3 abbiamo il CS. Quindi questi qua bisogna scaricare il datasheet per andare a vedere a cosa si riferisce. Per scaricare il datasheet da questa applicazione è abbastanza semplice, possiamo andare a cliccare dove c'è scritto cerca con Google per datasheet, oppure possiamo cliccare su cerca sostituzioni. Quindi in pratica questa applicazione ci dà la possibilità di andare a trovare un sostituto di questo integrato. Adesso clicchiamo sul datasheet e qui possiamo andare a vedere direttamente il datasheet. Ok, allora il numero 3 si riferisce a current sense, quindi una corrente, un controllo di corrente di sense, mentre invece il numero 1 soft start è un ok allo start dell'integrato. Ok, quindi siamo andati a vedere. Un'altra cosa che volevo vedere è la VCC piedino 7, quanto dovremmo trovare di VCC sul piedino 7. Vediamo se lo riporta. Allora possiamo avere un range sulla VCC dai 10,3 volt ai 26 volt. Ok, quindi possiamo avere questo voltaggio da 10,3 ai 26 volt. Bene, con questo siamo andati a vedere che questo
integrato è compatibile e lo possiamo montare tranquillamente. Poi andremo a vedere qual è la tensione di VCC. Se dovessimo trovare una tensione sotto ai 10 volt non va bene, anzi non si accenderà il piedino 1 che è il soft start, non darà l'avvio dello start per l'accensione del MOSFET interno che andrà a oscillare sul trasformatore, in cui si creerà un campo magnetico e si avrà un secondario, cioè un voltaggio sul secondario, su questo diodo qua. Adesso bando alle ciance e andiamo a montare questo integrato. Allora ragazzi, tante chiacchiere per poi alla fine ho montato l'integrato al contrario. Comunque per fortuna me ne sono accorto e l'ho rimosso e messo nel verso giusto. Andiamo a fare il test ai condensatori con il capacimetro della PIC. Allora, questo condensatore non lo riesce a rilevare proprio, cioè in pratica questo qua è morto proprio, sto condensatore. Vediamo questo. Allora abbiamo 3,6 ohm e 8,64 microfarad, che questo qua avevamo detto è da 63 volt 10 microfarad, quindi abbiamo un ESR da 3,6 ohm che è un po' altino. Ok, ho rifatto il test e abbiamo 4 ohm adesso, ma più o meno siamo lì, 3,5 4 ohm. Qui abbiamo una perdita di 1,5 microfarad, cioè in pratica abbiamo perso il 15% su questo, quindi stiamo sotto, è da sostituire anche questo. Prendo questo da 50 volt 10 microfarad. 50 volt vanno bene perché, come abbiamo visto da datasheet, la VCC porta massimo 26 volt, quindi siccome stiamo al doppio va benissimo. Andiamo a vedere ESR di questo condensatore qua. Vediamo che ESR su questo di 0,32 ohm e la capacità è a pieno 10 microfarad, quindi questo condensatore è andato. ESR è troppo alto, ok, quindi ha una perdita molto alta, e questo qua che non lo rileva il capacimetro significa che è guasto, quindi mi dice una capacitanza bassa su circuito, e quindi questo condensatore è andato. Bene, andiamo a mettere i condensatori e poi gli diamo alimentazione. Allora ragazzi, ho montato 2 coccodrilli stando attenti a non farli fare massa, quindi faremo dei test stando attenti a non muovere i coccodrilli. Do alimentazione e qui ho lo schema. Tra GND e drain dovrei avere la 300 volt. Niente, non ho niente perché evidentemente non sto facendo bene massa. I coccodrilli non stanno prendendo bene. Ok, devo di nuovo alimentazione. Ok, adesso ho la 300 volt. Andiamo a vedere la VCC. Allora, ho un voltaggio ballerino che scende sotto i 10 volt. I LED non si accendono, questi LED si dovevano accendere, che vediamo qui, e su secondario ho un voltaggio molto basso e anche ballerino, quindi un voltaggio molto basso, quindi c'è qualcosa che non va.
Allora, identificato il problema sul CS è il controllo dell'e-sense, quindi è il controllo dell'e-sense su source, su GND, e ci dovrebbero essere delle resistenze, ci dovrebbero essere delle resistenze di shunt o resistenze di sense che devono essere di valore molto basse, ed effettivamente ci sono queste resistenze che vanno da questo lato sul GND e da questo lato sul piedino 3, e difatti abbiamo il bip. Adesso zoom, ve lo faccio vedere meglio. Ok ragazzi, vi mostro le resistenze, sono queste qua e sono 3 resistenze di e-sense. Queste 3 resistenze hanno un valore molto basso, non si riesce a vedere la R perché proprio lì si è creato il puntino di esplosione della resistenza, quindi dovrebbe essere 2 R20, in pratica 2,20, che andremo a vedere a quanto equivale. Il piedino numero 3 si può vedere la pista che va su queste 3 resistenze. Come vi ho detto prima, andiamo a vedere, si può sentire il bip, mentre invece da quest'altro lato, su questo pin, che il GND va all'altro lato delle resistenze, quindi questo GND trapassa queste 3 resistenze che fanno da shunt, e questo piedino, che è il piedino numero 3, va a controllare la corrente in assorbimento del carico. Adesso, siccome queste 3 resistenze sono aperte, sono tutte e 3 aperte, sono 2,2 ohm, è necessario mettere le stesse resistenze, ok, lo stesso valore, perché il circuito è stato creato in questo modo. In entrata su questo oscillatore potrebbe variare in base al valore delle resistenze. Se noi mettessimo un valore più basso avremmo più corrente sul piedino 3 e non va bene, quindi necessariamente si deve mettere lo stesso valore. Per fortuna si riesce a vedere che sono 2R20. Allora clicchiamo su Electrodock, l'applicazione, ve la consiglio perché è comodissima, e andiamo sul codice delle resistenze SMD, andiamo a mettere il valore 2R20, calcolo, e abbiamo 2,2 ohm, quindi dobbiamo mettere 3 resistenze da 2,2 ohm, ok, precise. E qui ragazzi viene in aiuto il mio kit delle resistenze. Come farei senza di lui? 2,2 ohm, per fortuna che esiste. Quindi in questo caso ringraziamo i cinesi a fare questi kit. Ok, andiamo a sostituire le resistenze. Ok ragazzi, montato le resistenze, mettiamo tester in continuità perché tanto hanno un valore basso, mettiamo un puntale su GND e l'altro sul piedino 3 e possiamo vedere che abbiamo continuità. Adesso io qui l'ho disegnato in serie, però le resistenze non stanno in serie, stanno in parallelo, ok? Comunque l'importante è capire che tra il piedino 8 GND e il piedino 3 ci deve essere continuità.
diamo alimentazione e andiamo a vedere se abbiamo risolto il problema. A questo punto mi aspetto che si accendono anche questi LED in cui andranno a comunicare un errore perché non c'è collegato niente sulla scheda, ok? Quindi non abbiamo collegato niente, quindi si andranno a accendere fornendo un errore. Ok, diamo alimentazione e possiamo vedere che il LED si è acceso, sta lampeggiando, ok? Mi vado ad avvicinare un po', eccolo lì, il LED che lampeggia. Abbiamo un secondario finalmente. Andiamo a vedere questo diodo da quant'è, è 22 volt. Andiamo a vedere l'uscita del secondario su questo diodo ed è da 22 volt. Qui ce ne abbiamo un altro, anche lui è da 22 volt, ok? Quindi uscita sul secondario di questo trasformatore è unica e sono di 22 volt. Volendo, se si rovinasse il trasformatore, si può anche estrarre tutto il circuito primario insieme al trasformatore e mettere un trasformatore esterno, cioè iniettare un voltaggio esterno da 22 volt. Ok, adesso andiamo a vedere tra il GND e il VCC e possiamo vedere che il voltaggio si è stabilizzato a 11 volt. Quello è il voltaggio che dovremmo avere su questo integrato, non deve scendere sotto i 10 volt. Sul feedback, che è il piedino numero 2, se non ricordo male, sì, il piedino numero 2, andiamo a vedere che voltaggio abbiamo. Su feedback abbiamo 1,6 volt. Ok ragazzi, io direi che anche questa riparazione è riuscita e se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, importante ragazzi, per dare un supporto e far crescere questo canale. Io continuerò a fare video grazie al vostro supporto, che sarebbe l'iscrizione. E anche questo video finisce qua. Da Mimmo Refriger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.